Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Come ignorare il narcisista per averlo in tuo potere. Incomincio dal caso meno simpatico per la vittima di un manipolatore, cioè se l'ex ti fa stalking e non molla con i messaggi, richieste, appostamenti sotto casa. Incomincio con questo caso perché anche qui ci si può chiedere se ignorare uno stalker possa essere la via migliore. E poi ti dirò invece quando funziona l'essere indifferenti o ignorare un narcisista. Se il caso di stalking è abbastanza preoccupante e quando si parla di stalking comunque abbiamo a che fare con comportamenti da cui stare bene in allerta. Chi mi segue sa come la penso sul blocco di social, bloccare, specie per chi ancora è coinvolto a livello emotivo e l'impulso di bloccare è quasi sempre appunto un impulso, quindi un'azione accompagnata da uno stato emotivo forte, particolarmente intenso e quasi mai è usato per difesa il blocco, per cercare di chiudere ogni porta. Perché anche qui il discorso, l'ho fatto molte volte in altre sedi in modo più particolareggiato, anche quando blocchi per cercare di distanziarti da una certa situazione e dimenticare, scatta però un meccanismo psicologico di autosabotaggio dell'azione di chiusura, tanto che poi arriverà il momento in cui non si resisterà e si andrà a sbloccare l'ex, oppure si sblocca per sbirciare, poi si riblocca. Questo è un altro classico che fanno molti. Ed è chiaro che a questo punto non vale la pena bloccare. Quindi questo modo di reagire è un indicatore di coinvolgimento emotivo, soprattutto, e quindi di interesse verso l'altro, ed è così che verrà percepito soprattutto da un narcisista manipolatore dei più navigati, che capirà quanto sei rosa dal modo in cui lui si comporta con te. Altrimenti la reazione sarebbe l'indifferenza e il soprassedere, che è un modo assolutamente fortificante per te anche qualora tu voglia chiudere con il narcisista in maniera assolutamente certa. Bloccare, eccetto i casi di stalking, ma anche in questo caso bloccare viene letto dallo stalker come un invito ad agire per altre vie, quindi attenzione. Anche in questo caso sei capace di avere la forza di spirito di non visualizzare, perché questo è il modo migliore in questi casi, non visualizzare. Dobbiamo anche riuscire a fare un esercizio di tempra caratteriale, se vogliamo affrontare, imparare ad affrontare le situazioni. E si impara proprio affrontando le situazioni più difficili. Va bene bloccare nel caso che tu sia veramente, ma veramente decisa che è quello che tu vuoi fare, cioè veramente chiudere, praticamente cancellare completamente dalla tua mente e dalla tua vita l'ex, e che non sarai poi tentata di andare per esempio a sbirciare, quindi a sbloccare per poi ribloccare ancora. Se si usa il blocco dei social come una deterrenza verso se stessi, pensiamo al fatto che la deterrenza in psicologia, specie di fronte a casi dove il sentimento è molto forte, non funziona. Il deterrente non funziona. La cosa migliore sarebbe sempre fare un lavoro profondo su se stessi per riuscire ad evitare gli espedienti ed agire unicamente con la forza di spirito, con la forza d'animo, con la forza della propria azione, ma azione prima di tutto su noi stessi. E fatto questo non sarà necessario usare blocchi per se stessi o per gli altri, cercare di sbarrare strade a qualcuno e peggio ancora a noi stessi, bloccandoci appunto, pensando di avere sbarrato la strada a qualcuno. Perché se si è in grado di gestire la propria reattività si è sempre a buon punto anche per riuscire ad adottare l'indifferenza. Quindi è su questo che prima di ogni altra cosa si deve lavorare e si deve agire prima di tutto sulla forza interiore. E qui può essere utile un'immagine molto evocativa di certi yogi che meditano in mezzo al traffico caotico, intenso e rumoroso di una grande metropoli. Niente è in grado di scalfire, di disturbare la meditazione
di chi ha imparato con grande esercizio e centratura in se stesso a fare queste operazioni di distacco dall'esterno, dagli eventi esterni. Quindi ignorare o essere indifferenti al narcisista se l'intenzione è di contromanipolare il narcisista e riportarlo sui ranghi, per così dire, e poi gestirlo come tu desideri. Il termine adeguato è indifferenza ma controllata. Andare da un estremo all'altro non è quasi mai una soluzione, ovvero da un lato c'è il fare di tutto per catturare le attenzioni del narcisista con la speranza di catturare anche il suo amore, che comunque nel suo cuore, se narcisista è, mai ci potrà essere amore. Dall'altra parte c'è la roboante reazione stizzita, frutto di amarezza di una ferita anche narcisistica in qualche misura della vittima del narcisista, che al disamore del narcisista pensa di reagire ignorandolo con la speranza che questo sia un metodo risolutivo, visto anche che è contrario a quello che non funziona con lui, e cioè appunto riversargli tutto il proprio amore. Ma non è che se amare alla perdizione un narcisista o comunque manifestargli il proprio amore non funziona, allora si deve maltrattarlo o ignorarlo completamente e per magia lui cambierà. Quello che mette in fuga un narcisista, per prima cosa manifestargli i tuoi sentimenti, perché prima ancora che lui abbia sviluppato un interesse per te e abbia trovato dei solidi motivi per coinvolgersi emotivamente, tu ti offri su un piatto d'argento e a buon mercato, ed ecco che l'interesse del narcisista comincerà a decadere da parte sua. A funzionare non è quindi l'indifferenza in quanto tale, ma proprio il fatto di riuscire a contenere slanci affettivi prima ancora che non ci sia una presa emotiva dall'altra parte, dalla parte del partner narcisista, che possa rispondere ai tuoi slanci affettivi. Se il narcisista possa anche essere al culmine del suo stesso slancio emozionale nei tuoi confronti, verrà però raffreddato dalle troppe conferme che magari tu gli dai. E peggio ancora se si tratta di un narcisista maligno, perché l'espressione del tuo amore, invece di rabbonirlo, lo incattivirà, lo renderà anche malvagio, persino in certi casi distruttivo e annientante. Insomma, non è proprio l'amore o la manifestazione dei tuoi sentimenti che renderà il narcisista un principe con te. Quindi ignorare sì il narcisista quando ti provoca, ti spinge a reagire, quindi a portare a galla la tua emotività, il tuo coinvolgimento emotivo, ma non puramente e meramente anteporre indifferenza quando vuoi portarlo a te. Qui si tratta piuttosto di non mostrarti sempre pronta, presente e scontata nel tuo amore per lui. Il metodo migliore per trattare con successo un narcisista non sarà quindi mai l'indifferenza in quanto tale, ma il distacco emotivo. Cosa difficile, lo so, da fare, da mettere in pratica. E questo è anche il motivo del fatto che la vince di solito il narcisista in amore, perché il controllo delle emozioni da parte di una partner del narcisista è molto difficile, le riesce molto difficile. Ma il controllo lo puoi avere benissimo e anche di più del narcisista, molto di più. Prima di tutto facendo mente locale su cosa è bene che tu faccia, come è bene che tu ti comporti e ti atteggi, ma anche per esempio imparando a contare. Questo è un trucco molto vecchio insegnato da tanti saggi e che è davvero miracoloso, salva veramente tante situazioni, anche se non è così facile da metterlo in pratica anche in questo caso, come può sembrare, proprio perché quello che sbaraglia, mette in crisi molte persone in tante situazioni è proprio lo stato d'animo d'urgenza, l'urgenza di agire, di fare, di dire, di farsi valere e così via. Ed è proprio lì invece che bisognerebbe contare almeno fino a 100 e poi fino a 100 ancora, fino a lasciare pur passare almeno un giorno, perché tanto non cambia nulla, non ti perdi nulla, ma in questo modo invece potrai veramente agire poi con calma, sotto il massimo controllo emotivo, con gli atteggiamenti più appropriati quando verrà il momento più opportuno. E purtroppo quando ti trovi a valutare questi dilemmi, indifferenza, non indifferenza, significa che la relazione non è proprio delle più felici o più semplici, magari neanche delle più autentiche, e forse è veramente il caso di non perderci l'anima, questo assolutamente, capire veramente con chi hai a che fare, se la relazione
può essere effettivamente recuperabile. In ogni caso non è l'indifferenza pura e semplice che potrà destabilizzare il narcisista, lo riporterà a riconsiderarti, ma un'indifferenza adottata nei momenti più inaspettati, combinata con momenti comunque anche di calore, di affettività. Questo è il modo di adottare l'indifferenza con un narcisista. Non i musi, il calore ci vuole sempre in una relazione, altrimenti tanto vale. Hai provato ad adottare questo sistema? Magari non eri proprio certa di metterlo in pratica nel modo più adeguato, stai provando a farlo? Insomma, raccontaci pure la tua situazione. Sono felice di leggerti, di averti con noi e ti abbraccio forte. A presto. Ciao, ciao, ciao.